Salve, il mio nome è Tragix e vi presento il mio canale YouTube di ufologia. Ho sentito forte il desiderio di aprire questo canale per condividere con altri informazioni che reputo interessanti su argomenti legati alla presenza sulla Terra e nel Sistema Solare, nel passato e nel presente, di forme di vita senzienti diverse dall'Homo sapiens. Quello che tenterò di fare sarà esporvi prove e materiale in modo chiaro, con il metodo del reportage. Per me è una sfida nuova, nella speranza di migliorare audio e tecniche di esposizione contributo dopo contributo. In vita mia non penso di aver visto mai un oggetto volante non identificato. Sarà perché vivo a Brindisi, e Brindisi probabilmente non se la cagano neanche gli extraterrestri. Sin da piccolo ero affascinato dai grandi misteri della scienza e dai programmi TV che parlavano di ufologia e antichi astronauti. Crescendo, questo interesse è aumentato e oggi io credo che ci stiamo avvicinando a importanti rivelazioni. Chi è religioso crede per fede. Non importa se poi si passa la vita senza aver visto Madonne o santi, si ha fede e basta. Per l'ufologia non deve essere assolutamente lo stesso e a me piacerebbe fare un'ufologia concreta su avvenimenti e fatti con date e luoghi, persone vere e fonti attendibili. Il fenomeno UFO appassiona milioni di persone in tutto il mondo da oramai 70 anni, ma probabilmente la gran parte di tutto ciò che coinvolge alieni e astronavi è da ritenersi tutt'altro, in buona o cattiva fede. Su Revelation X vorrei mostrare solo evidenze forti di anomalie e avvistamenti sospetti, per quei casi dove sicuramente si possono escludere fenomeni naturali o atmosferici, droni o veicoli di costruzione terrestre, e a cui sia difficile dare una spiegazione razionale o una giustificazione scientifica. Cosa combinano lo zio Sam e lo zio Putin? Alcuni ritengono che la tecnologia militare più avanzata e segreta sia 30 o 40 anni avanti rispetto alla tecnologia civile. Analizzeremo qui, a Revelation X, i grandi provider di tecnologia delle forze armate americane, russe e cinesi, per capire lo stato dell'arte attuale e per ipotizzare l'esistenza di progetti spaziali all'avanguardia e scenari di azione extraterrestri forse già operativi, anche se non di pubblico dominio. Troppo facile accusare la NASA per aver nascosto evidenze e anomalie nel corso della sua lunga e gloriosa storia. Molto più difficile capirne le motivazioni, ovviamente, ma è logico pensare che ogni nuova scoperta sensibile e strategica sia sempre tenuta segreta e ad appannaggio di organismi militari non meglio precisati. Non deve quindi stupire che la NASA e tutte le altre agenzie spaziali del mondo abbiano obblighi di segretezza nel caso di scoperte rivoluzionarie e che spesso vengano volutamente ignorati dettagli e anomalie che invece dovrebbero incuriosire gli scienziati. La vediamo ogni sera lì, nel cielo notturno, apparentemente immutabile da quando esiste l'umanità. Le missioni Apollo ce l'hanno mostrata sterile e incolore, quasi monotona, con quelle dune grigie senza vita. In realtà, se si osserva con un telescopio professionale, la superficie visibile della Luna appare immediatamente più complessa e misteriosa, con le sue formazioni rocciose frastagliate e i tanti crateri anomali. E c'è anche chi è sicuro che lassù ci siano strutture non naturali e segni di civiltà passate. Marte, pianeta rosso del dio della guerra. Quante e quali sorprese ci svelerai nei prossimi anni? In attesa che SpaceX porti i primi turisti spaziali sulla Luna nei prossimi anni, entro un decennio dovrebbe essere la prima volta di un uomo su Marte anche per la NASA. Ma siamo sicuri che non ci siamo già arrivati? Intanto, immagini spettacolari arrivano dalle tante sonde già presenti sul quarto pianeta del Sistema Solare. È già stata trovata acqua e nuovi misteri si aggiungono sul suo turbolento quanto enigmatico passato. Quali segreti stanno emergendo dal lontano passato della civiltà umana? Interi millenni di tecnologia e progresso potrebbero essere stati spazzati via dalla storia e dai cataclismi, e oggi anche dalla scienza accademica. Il tempo e la polvere hanno celato conoscenze di antiche civiltà perdute. Negli ultimi 50 anni, però, persone curiose hanno iniziato a porsi domande e a mostrare
Anomalie che non è possibile ignorare, straordinarie similitudini esistenti tra popoli vissuti a migliaia di chilometri di distanza, al tempo in cui gli antichi dei camminavano sulla terra assieme agli uomini. Homo sapiens sapiens, questo siamo noi, intelligenti come nessun altro animale al mondo, ma non sopravviveremo una settimana se lasciati nudi in un qualsiasi ambiente selvatico della Terra. Siamo fragili, indifesi e anche commestibili. Ma davvero siamo nati su questo mondo? O l'evoluzione darwiniana prevedeva già che la natura, in un impeto masochista, si accollasse il peso di una creatura intelligente capace di controllarla a suo piacimento? Io non lo so, ma gli ultimi studi sulla genetica umana e le nuove scoperte archeologiche possono far ipotizzare altri scenari possibili. Questo è quello che vedrete su Revelation X, e altro ancora ovviamente. Vi ringrazio per aver visto questo filmato di presentazione e se vi ho incuriosito abbastanza potete iscrivervi al canale. Prima di lasciarvi però vi rubo solo altri 40 secondi per un breve video finale. Per gli ufologi e gli amanti dei complotti rappresenta una pietra miliare. Di sicuro è un momento molto alto per tutti coloro che ricercano segni e indizi di verità nascoste. Alla prossima! In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war?